Ciao! Dunque, nella puntata di oggi vorrei dare inizio a una nuova rubrica su questo canale che si chiamerà Diari di viaggio. Il primo episodio di questa rubrica, quello di oggi, sarà dedicato alla Croazia. Dunque, per chi non lo sapesse, la Croazia è un paese situato a nord della penisola balcanica, molto vicino all'Italia. Di mezzo tra la Croazia e l'Italia c'è solo la Slovenia. E è un paese che è molto ricco e vario sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista geografico e paesaggistico. Ci sono colline, montagne, città molto belle, spiagge e isole paradisiache, fantastiche. Innanzitutto perché ho scelto la Croazia, perché ho scelto di cominciare con la Croazia. Ho scelto di cominciare con la Croazia perché è il primo posto che io abbia mai visitato al di fuori dall'Italia in vita mia. La prima volta che sono andato in Croazia avevo 5 anni, quindi si parla del 2000, e sono andato in Croazia con i miei genitori, mia sorella e un gruppo di amici di famiglia, con i quali poi negli anni successivi siamo tornati tante volte in vacanza in Croazia d'estate, e per questo poi questo paese mi è rimasto nel cuore e è diventato speciale per me, perché ci sono tornato in vacanza quasi ogni anno tra il 2000 e il 2009. E ci siamo affezionati così tanto a questo paese, non solo perché è molto bello, ci sono delle spiagge bellissime, ci sono fantastici ristoranti di pesce, città molto... città, paesini molto caratteristici, ma anche perché è molto economico, o perlomeno lo era al tempo, e quindi per noi era molto conveniente andare in vacanza in Croazia, anche perché non era così distante da casa nostra. Io abito nel nord-est dell'Italia, quindi in macchina magari ci volevano al massimo 5 o 6 ore nelle giornate più trafficate, quindi non è troppo, diciamo, no? Quindi, come dicevo prima, sono poi tornato in vacanza tutte le estati in Croazia fino al 2009. Nel 2009 avevo 14 anni e appunto sono diventato adolescente e quindi ho cominciato a non voler più tanto andare in vacanza con i miei genitori, preferivo magari stare con i miei amici, uscire con loro ed era molto conveniente per me avere la casa libera in queste 2 settimane in cui i miei genitori erano in vacanza, così magari potevo invitare i miei amici a far festa a casa o comunque potevo semplicemente godermi la pace e la tranquillità di essere a casa da solo per la prima volta in vita mia. E dunque poi quando sono andato all'università sono rimasto in contatto con i miei amici del liceo e li vedo tuttora regolarmente e, e quindi nel 2015, quando avevo 20 anni, ho deciso finalmente di tornare in vacanza in Croazia con loro, con i miei amici del liceo. Abbiamo preso la macchina di uno dei miei amici e siamo andati nell'isola di Cherso, che è un'isola nella Dalmazia, che è una regione della Croazia, e che è attaccata da un ponte molto breve a un'altra isola sotto che si chiama Isola di Lussino e formano insieme quasi un'unica isola molto lunga. E quell'anno è stato molto divertente, è stato particolare perché ho potuto vivere l'esperienza di questo paese in modo completamente nuovo, con delle persone che non erano la mia famiglia o degli amici di famiglia, ma che erano dei miei coetanei, e quindi la percezione che ho avuto di questa vacanza e di questo posto che ero abituato a vedere da bambino è cambiata completamente, perché ero adulto e perché ero con delle persone diverse che non erano i miei familiari, no? Quindi è stata un'esperienza abbastanza particolare, ma mi è piaciuta moltissimo e poi però purtroppo per i 3 anni successivi non ci sono più tornato, sono andato da altre parti, vi racconterò poi in futuro in altre puntate di questa rubrica magari dove sono andato in quei 3 anni successivi, fino al 2019, quindi l'estate scorsa. E nel 2019 sono tornato in Croazia con la mia famiglia. Finalmente, per la prima volta dopo 10 anni, sono tornato in Croazia con i miei genitori e mia sorella, e con noi c'era anche il fidanzato di mia sorella. Non è stato divertente come andare con i miei amici, ovviamente, però è stata una bella esperienza, è stata un'esperienza rilassante, tranquilla, ero in famiglia, ero molto a mio agio, abbiamo addirittura affittato un appartamento che affittavamo quando andavamo
anni e anni fa, quando ero piccolo, ed è stato simpatico rivedere lo stesso posto a tanto tempo di distanza, e siamo andati a mangiare pesce nei ristoranti sempre molto economici per fortuna, e siamo andati in spiaggia tutti i giorni. Insomma, è stata una classica vacanza rilassante, molto meno avventurosa della vacanza che avevo fatto magari con i miei amici 4 anni prima. Con i miei amici tendevamo ad andare magari in posti un pochino più avventurosi, no? Cercavamo spiagge più nascoste, spiagge che magari per raggiungerle bisognava fare un percorso un po' più faticoso, un po' più insidioso, in mezzo alla boscaglia, per un sentiero tortuoso e difficile e faticoso. Magari dovevamo camminare per mezz'ora o un'ora per raggiungere una spiaggia. Poi alla fine ne valeva sempre la pena, perché le spiagge che raggiungi dopo tanta fatica sono sempre le spiagge più belle. Ti dà molta soddisfazione anche solo il fatto di aver fatto tanta fatica per raggiungere poi una spiaggia dove vai a rilassarti, no? Ma in genere le spiagge che richiedono il maggior sforzo sono quelle meno frequentate, quindi sono spiagge più nascoste e più pure, diciamo, più pulite, c'è meno gente, quindi è sempre un gran piacere, una gran soddisfazione. Però nel 2019 con i miei genitori è stato molto bello lo stesso, anche se magari è stata una vacanza meno avventurosa. È stata sicuramente più rilassante, è stato bello passare del tempo con la mia famiglia, soprattutto adesso che sono adulto. Comunque ho poche occasioni per passare così tanto tempo con la mia famiglia, e quindi me la sono goduta molto, ecco. E per tanti aspetti la Croazia non è cambiata molto, no? Il paesaggio è sempre lo stesso, con queste case bianche, clima molto secco, sempre soleggiato, spiagge con l'acqua cristallina, spiagge di sassi solitamente in Croazia. Non ci sono spiagge con la sabbia fina, che per molti è un problema, ma a me è sempre piaciuta questa cosa, perché la sabbia si attacca ai piedi, mentre i sassi non danno molto fastidio, secondo me. È stato bello andare a mangiare sempre le stesse cose che andavo a mangiare quando ero piccolo, le palacinche per esempio, che sono queste crepe stile croato. Non sono molto diverse da delle crepe normali, in realtà la differenza è molto sottile, però è sempre bello fare queste cose nostalgiche, no? Che ti portano indietro nel tempo. Se devo trovare un lato negativo del mio ritorno in Croazia dopo 10 anni, penso che sia la differenza che c'è stata, che ho notato nella quantità di gente in giro. Purtroppo, come è successo per tanti altri paesi, l'arrivo di voli low cost e vacanze in generale a basso costo ha fatto sì che un sacco di gente cominciasse a visitare il mondo, e quindi lo stesso è successo per la Croazia. E i posti che io mi ricordavo deserti e incontaminati, i posti in cui mi ricordavo solo persone del luogo, no? Autoctoni, adesso sono molto popolati da turisti, ci sono molti alberghi, quindi l'atmosfera è abbastanza diversa. Quindi questa è l'unica nota dolente che ho trovato, no? Però in linea di massima è ancora un paese molto molto bello. Soprattutto personalmente mi piacciono molto le isole della Dalmazia, quindi Cherso, Lussino, Pago, Veglia, tutte queste isole qui, e sicuramente vi consiglio caldamente di andare a visitarla, perché almeno per ora è ancora abbastanza economica, e quindi penso che la gran parte delle persone se lo possano permettere, ed è sempre una bella esperienza. È un posto che ricorda delle spiagge paradisiache dei Caraibi, ma è dietro l'angolo rispetto all'Italia, quindi se vivete in Europa soprattutto è molto rapido da raggiungere, e sì, vi consiglio di andare a visitarla. Per questo episodio dei Diari di Viaggio è tutto, spero che vi sia piaciuto e che vi sia tornato utile. Se sì, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Ciao!